sono bollite, non vanno avanti molto, non lo posso fare invecchiare tanto. Buonissimo. Cari signori, buongiorno, qui è mattina. Intanto vi ricordo di segnarvi alla mia pagina, vi ricordo che stiamo diventando numerosi, siamo già 3.000 persone e la cosa mi fa molto piacere, vi ringrazio. Aiutatemi a diffondere questo sapere che non vada svanito. Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un salame, visto che è il periodo delle castagne, un salame con delle castagne. Cosa ho fatto? Ho bollito le castagne. Vado a prendere un 60% di arista, un 30% di spalla e in questo caso invece di metterci il lardello ci metterò del lardo di colonnata. Il lardo di colonnata che ho fatto io, mi avanza un pezzettino e questo qui, diciamo, è il 20% diciamo, di grasso di lardo. Se ovviamente non avete il lardo metteteci la pancetta, ok? Poi procuratevi del pepe, uno spicchiettino di aglio che poi va maciullato a perfezione, liquefatto e messo dentro, e un pochino di vino. In questo caso, visto che è poco, io perché ne faccio poco? In maniera tale che facendone poco mi stagiona velocemente, perché per fare video non posso fare dei salami grossi che mi vanno a 3-4 mesi. Facendo un salame piccolino in un mese, 40 giorni, 35, mi matura e posso andare avanti con i video. Per questo li faccio piccolini, ok? E ne faccio pochi. Benissimo, ora vado a tritare il tutto. Là. Ho tritato anche, oltre alla carne, un pochino di lardo e l'ho messo dentro. Poi dopo dei lardelli ce li metterò anche, però li faccio a mano e li metterò sopra. Ora mischiamo il tutto. Cosa andiamo a fare? Prenderò un po' di carne e la mischio con le castagne che ho tritato. Cerco di farlo qui, in maniera che quando la faccio ripassare nuovamente la tritacarne si mischierà perfettamente. Vedete? Così ne trito un po' dentro e un po' la metterò. Okay. Facendo così si mischia perfettamente, diventerà uniforme il sapore al salame. Non è che ne metto soltanto dei pezzettini, faccio in maniera che il sapore si mischi bene bene bene. Ok, voilà. Poi ho tagliato, ho fatto dei lardellini, ok, con, ho detto, con il lardo, e ora devo girare un goccino di vino, un bicchierino da caffè di vino, perché poco. Qua ci va il 25% di sale, sarebbe a dire ogni chilo di carne 25 grammi di sale. Ok, andiamo di pepe. Pepe ce ne va 2 grammi per ogni chilo. Ok,
mischiamo il tutto. Bene, bene, bene. E qui, come dico sempre, sta la vostra fantasia. Se ci volete mettere un po' di paprika ce la mettete, se ci volete mettere delle altre spezie ce le mettete. Questo sta a voi. Io voglio far sentire di castagna. Ok, allora poi prendo la castagna un po' più grossa, a pezzi più grossi. Ok. E la impasto bene bene. Non ci sta mai. Okay. Ho preso un pizzico di zucchero e ce lo metto, così mi aiuta, mi fa partire la fermentazione. Un pizzichetto, a malapena. E ora siete voi i vostri termometri. Buono. Ok. Ho preso il budello. L'ho messo precedentemente 2 ore fa con l'aceto e il limone. Asciughiamolo bene bene. Sono ciabuchi. Lo tappiamo in fondo. Facciamo così, mettiamo una puntina in cima, vedete? Ok, quella puntina ci servirà a far scendere perfettamente il nostro budello. Come vi dico sempre, se vi volete prendetevi la siringa, l'ansaccatrice, organizzatevi se meglio credete, che vi piace, che vi state appassionando. Io faccio così un po' per tutti, ognuno a casa fa quel che può, poi per farne 1, 2 va più che. Voilà. E ora io lo terrò 48 ore ad asciugare in un luogo caldo, ok, con una temperatura che si aggira fra i 14 e i 20 gradi. Si asciuga. Qui sotto deve colare ancora liquidi, così entra in azione, dopo le 48 ore, entra in azione, diciamo così, la fermentazione e il salame partirà e andrà a maturarsi perfettamente. Vi posso dire dopo se ci ho messo 2 giorni o 3 giorni, ve lo scrivo dopo, ve lo dico dopo a voce, perché dipende da tante cose. Comunque in linea di massima penso 3 giorni, a una temperatura che si aggiri fra i 14 e i 20 gradi. Dopodiché andrà messo o in frigorifero appeso o sui legnetti o in una cantina con una temperatura che si aggira fra gli 8 gradi e i 16, okay? Con un'umidità dell'80%. Questo deve stare piccolino, io penso 25-30 giorni dovrebbe essere, diciamo, pronto. Non voglio che sia duro, essendoci dentro le castagne, diciamo, avrei piacere che sia un po' morbidino. Poi sta a voi, se vi piace un pochino più tirato, andate avanti. Comunque sia, ci aggiorniamo strada facendo, come diceva il cantante. Sono passate
24 ore, vedete il colore? Sta iniziando a diventare rosso, vuol dire che piano piano sta entrando in fermentazione per poi arrivare alla maturazione. Ci sono i 3 step da seguire. Una è l'asciugatura, la fermentazione che deve partire e poi la maturazione in cantina, lo stagionamento, la stagionatura in cantina. Questa è un'altra. Questo qui è un salame con dentro il lonzino che sta anche questo qui maturando. Ti metterò quando è finito il link. Comunque sono passate 24 ore e deve ancora andare avanti perché non è rosso rosso come piace a me. Ci aggiorniamo. L'ho messo in casa perché inizia a essere un po' freddino e in casa la temperatura è un pochino più alta, per questo sono qui, c'è più caldo qui in casa. Come vi dicevo, la temperatura deve essere dai 14 ai 20, altrimenti la fermentazione non parte. L'importante è che qui le prime ore scolerà, scenderanno delle gocce, sotto metteteci una bacinella, un canovaccio. Io l'ho fatto prima asciugare in cucina, quando ha finito lo portate qui e ce le tengo ancora un pochino, qualche giorno ce le tengo. Ok, se no dice che sei impazzito, le tieni in casa. Le tengo in casa ora perché in casa è più caldo. Voi tenete dove vi pare. Guardate, questo è già è il 4º giorno. No, 3 giorni ad asciugare e ora è il 1° giorno che è in cantina. Guardate la perfezione. Tac, leggete bene. Questa è la perfezione. Ora ovviamente se fosse qualche grado in meno sarebbe meglio, ma è ancora un po' caldino. Comunque va bene. Ora scendiamo di 2-3 gradi fra qualche giorno ed è perfetto. Là. Questo qui. Ok. 80 e 16 gradi. Qui sono passati un 15 giorni. Guardate, ci siamo quasi, è bello duro. Fra un po' siamo in degustazione. Là. Ok. Guardate qua, che spettacolo. E ora lo assaggeremo. Ok, è arrivato il momento. Oggi faremo una cosa diversa. Ho 2 cose pronte, le metterò una in un video e una in un'altra. Comunque, il primo assaggio è salame alle castagne. Bello duro, come potete sentire. Vediamo un po'. Bel colore. Sarebbe un po'. Io l'ho lasciato 20 giorni. Forse era meglio 25. Ora sentiamo, intanto ve lo faccio vedere. Guardate che colore che ha. Trasparente. Il colore è bello. Non deve andare molto in là perché sennò le castagne si deteriorano. Che è giusto il minimo indispensabile perché le castagne sono bollite, non vanno avanti molto. Non lo posso fare invecchiare tanto. Buonissimo. Si sente il retrogusto di castagne. Vabbè, quello che volevamo. Guardate. Buono. Guardate qui. I lardelli di grasso di colonnati, di grasso di lardo. E questo qui è uno perfetto, non ha là. E questo qui è uno. Questo invece è il nostro, diciamo così, il nostro filettino, il nostro, diciamo, ok. Che bel colore. Un secondo. Se vi sono piaciuti questi video mettetemi il like,
così capisco anche se sono sulla strada giusta. È importante questa cosa qui, segnatevi al canale, non guardate e basta. Addirittura l'80% delle persone che guardano i miei video non si segnano. Sto facendo un sacco di cose buone, ci sono 3 mesi davanti a noi e vi garantisco che ho degli altri video in ballo, delle cose strepitose. Là. Vi saluto. Attenzione, c'era lei dall'altra parte. Vi salutiamo, io e Cocò, al prossimo video. Questa è finta, ve lo dico che è finta. Oh, sta crescendo. Là.